Ciao a tutti, oggi verificheremo assieme ulteriori aspetti del Absan Zino Mini Pro. Benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. Intanto voglio ringraziare Sebastiano Di Stefano che in un commento del mio video sulla prova di volo mi ha aiutato a capire dove si trova la verifica della Absan Car Refresh per chi lo ha acquistato ad esempio su Banggood dove era integrata nell'acquisto. Come avete visto è sufficiente andare alla voce gestione delle apparecchiature presente sul proprio account nell'app X-Absan 2 per verificare se la Car Refresh è attiva, come nel mio caso che risulta attiva. Altra cosa interessante è la presenza del Fly Log, e cioè il registro di volo, sempre nella pagina relativa al proprio account. Si accede tramite l'iconcina dell'omino e appare il menu dove c'è anche la voce registro di volo. Si fa un tap sulla voce registro di volo e si visualizzano tutti i voli che si sono effettuati fino in quel momento. In questo caso io ho pochi voli perché ho cancellato la cache dell'app per cercare di risolvere il problema delle disconnessioni saltuarie che ho mostrato nel video della prova di volo. Comunque i log vengono memorizzati anche nella memoria interna del drone e sono utili per trasmetterli a Absan nel caso di problemi. Nell'app viene memorizzata una versione più semplificata che viene tenuta in memoria dall'app, ma come ho detto, se si cancella la cache dell'app oppure si disinstalla cancellando i dati e poi si reinstalla, vengono cancellati anche i fly log precedenti, a meno che non si faccia la sincronizzazione in cloud tramite un'apposita iconcina che è sopra. Questo ad esempio è la traccia di un volo indoor, quindi non ci sono le coordinate giuste GPS perché era un ambiente interno, e comunque praticamente si può fare il replay di tutto ciò che è successo durante il volo. Sopra abbiamo i dati telemetrici, la traccia che ha fatto il drone. Ovviamente, ripeto, questa è in mezzo all'oceano perché io ero in ambiente interno, quindi i dati del GPS sono falsati. Però come potete notare c'è la distanza, la durata, l'altezza raggiunta, la velocità massima e altri dati. C'è anche la voce feedback e registro dove vengono indicati tutti i log di errore eventualmente da inviare a Absan. In questo momento non ci sono perché, come ho detto, ho cancellato la cache e quindi non ci sono. Vediamo altri aspetti che ritengo interessanti. Intanto, come abbiamo visto nella prova di volo, quando il drone è a terra non trasmette il video di ritorno, soltanto quando decolla si attiva il video di ritorno perché si vuole evitare sia consumo della batteria sia ulteriore riscaldamento dell'elettronica interna, che vedremo tra poco, un aspetto che vedremo tra poco. C'è la possibilità di cambiare la modalità del radiocomando degli stick, quindi mode 1 o mode 2, oppure anche variare la sensibilità degli stessi. Se abbiamo uno smartphone con un processore abbastanza potente possiamo lasciare attivata la modalità a bassa latenza, cioè bassa latenza dell'immagine di ritorno, altrimenti disattivarla se notiamo un ritardo. Poi abbiamo il menu per il gimbal camera, possiamo regolare la velocità di inclinazione quando si agisce sulla rotellina del radiocomando, ma anche calibrare manualmente l'orizzonte. Compaiono le linee di riferimento, basta premere su più o meno e regolare l'orizzonte. Naturalmente la regolazione dell'altezza del ritorno a casa automatico, minimo 20 metri, massimo 500 metri, luce ausiliaria e ricerca anche del tappetino. Questa invece è la voce che assegna una funzione al relativo tasto superiore del radiocomando. Qua abbiamo di nuovo la calibrazione del gimbal. Qua altre voci che riguardano le coordinate geografiche e l'accuratezza dei waypoint. Queste informazioni relative alla batteria. E poi si può disabilitare il ritorno a casa automatico intelligente basato sulla carica residua della batteria e la distanza rispetto al punto home. In pratica non tornerà più a casa quando si sta scaricando la batteria.
E poi, come abbiamo appena visto, c'è la possibilità di fare il live streaming su YouTube. Basta selezionare, scegli una piattaforma live streaming e si seleziona YouTube. C'è solo YouTube in questo momento. Qua invece le informazioni relative al firmware di drone e radiocomando, e direi che per ora può bastare e di passare alla prova di volo indoor. Come si può notare non decolla perché di default nel menu è attivata la voce GPS, cioè decolla soltanto quando riceve il numero necessario di satelliti GPS, quindi in questo caso è necessario disabilitarla. Bene, adesso siamo pronti, proviamo a vedere come si comporta indoor. Ecco, in un primo momento bisogna un attimo gestirlo perché si sposta, probabilmente anche perché ci sono delle turbolenze, ma poi però lasciando gli stick lui mantiene l'overing perfettamente, così come l'altezza. Potete notare che è praticamente molto simile a un drone DJI, anche la manovrabilità è molto simile. In questo caso io lo yaw lento perché è settato lento, però ovviamente si può settare a piacere la velocità di rotazione. Come potete notare è veramente stabile, deriva un po' quando si fa la rotazione, però niente di drammatico. Allora, il drone senza smartphone collegato e senza app attivata non decolla, ma una volta decollato si può staccare il cavetto e il drone risponde ai comandi. Non c'è nessun problema, continua a rispondere ai comandi che gli vengono impartiti, anche se il cavetto verso lo smartphone è scollegato. Come potete notare funziona tutto, non ci sono problemi. Questo però significa anche che le disconnessioni che ho avuto durante la mia prova di volo non dipendono dal cavetto, nonostante qualcuno dica che dipendono dal cavetto, e non dipende neppure dallo smartphone, altrimenti lo farebbe sempre. Perché quando accade, a parte che c'è un messaggio diverso, compare aeromobile disconnesso, e poi il drone, anche se agisco sugli stick, non risponde, praticamente scatta, ritorna a casa automatico senza la possibilità di intervenire. Invece quando stacco il cavetto, come abbiamo visto, è possibile sempre comunque intervenire. Quindi sono due cose diverse. Questa della disconnessione secondo me è un problema di firmware. Infatti mi capita sempre al terzo volo di ogni sessione. Quindi accendo il drone, faccio il primo volo, si disconnette, faccio il secondo, si disconnette, al terzo funziona. Comunque uno dei punti critici di questo drone è sicuramente la dissipazione del calore. Infatti la piastra inferiore di metallo serve per dissipare il calore, ma non avendo una ventola interna fa molta fatica a dissipare, soprattutto quando non è in volo. Quando è a terra, dopo pochi minuti in cui è acceso, raggiunge temperature elevatissime fino a far scattare la protezione termica. Compare proprio un messaggio nell'app dove scatta la protezione per calore troppo elevato. E allora con l'aiuto di una termocamera per smartphone da 384 pixel vediamo che temperatura raggiunge in overing. Ed eccoci qua, come potete notare temperature molto elevate, 76-77 gradi della piastra inferiore, roba che se a terra sulla mano qualcuno si può anche scottare. Naturalmente qua siamo in overing, quindi non essendoci flusso d'aria dettato dal movimento, il raffreddamento è critico, anche se però quando vola nella parte inferiore non arriva flusso diretto d'aria, comunque qualcosa in più dovrebbe arrivare rispetto all'overing, almeno si spera. Qua abbiamo la quadricotterina con radiocomando in mano, temperatura ok per lei, 36,5, radiocomando 38, e come potete notare le temperature sul dissipatore restano elevate, quindi potete immaginare che temperature ci sono nei componenti elettronici. Qua è appena atterrato, vediamo subito che temperature ci sono sulla batteria e anche internamente. Vedete 80 gradi internamente, mentre la batteria 62 gradi. Insomma, valori non proprio confortanti, in particolare quello della batteria, perché la batteria è già stressata dal fatto che deve erogare corrente, quindi si scalda già erogando corrente e in più si scalda anche per effetto della piastra inferiore su cui è appoggiata e quindi secondo me potrebbe andare in crisi.
La piastra inferiore che scalda tanto è questa. Come potete notare adesso si è un po' raffreddata rispetto agli 80 gradi di prima, e quindi tutta questa temperatura potrebbe mandare in crisi le due 18650, ma anche un po' l'elettronica interna, e abbassare le prestazioni, se non far scattare la protezione termica. Quindi soprattutto in questo periodo d'estate io consiglio di non stare troppo tempo in overing, ma di volare, di muovere il drone se non si vuole rischiare troppo. Resta l'incognita batteria, quanto durerà con queste temperature, se ogni volo raggiunge queste temperature così elevate, quanto durerà? Riusciranno le due 18650 a erogare tutta la corrente richiesta quando sono calde? Mi auguro di sì. Quindi ricapitolando, consiglio poco overing e quando è acceso a terra cercare di raffreddarlo, non lasciarlo troppi minuti acceso a terra senza raffreddarlo, perché fa presto a deteriorarsi l'elettronica raggiungendo temperature così elevate. Lascio a voi nei commenti le altre considerazioni. Nel frattempo grazie per l'attenzione e grazie anche per la partecipazione che mi dimostrate in particolare nei commenti. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo con il prossimo video su Quadricottero News. Ciao a tutti anche dalla quadricotterina.